Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Radiomaster TX16S, radiocomando multiprotocollo che ha catturato l'attenzione di tantissimi piloti FPV e che sta diventando una delle scelte principali per chi si avvicina a questo hobby. Come sempre, se volete acquistarla, il link è in descrizione. All'interno della confezione troviamo subito una guida veloce ed un set di sticker. Per finire abbiamo la valigetta della Radiomaster, che all'occorrenza può essere anche usata per trasportare la radio. All'interno della valigetta troviamo la Radiomaster e sul fondo ci sono gli accessori, vediamoli nel dettaglio. La prima cosa che cattura l'attenzione è sicuramente il modulo Crossfire V2. In fase di acquisto possiamo scegliere la versione normale, quella All Sensor o quella All Sensor più Crossfire, come ho fatto io. Questa piccola scheda fa parte del bundle Crossfire e serve per fare la modifica hardware nella Quick7. Per la Radiomaster non dovete usarla, quindi potete tranquillamente metterla da parte perché non vi serve. Poi abbiamo un portachiavi, delle molle di riserva per i gimbal, un proteggischermo ed un cavo USB di tipo C, che può essere usato sia per il simulatore che per ricaricare le batterie. Ritorniamo alla TX16S e vediamo peso e dimensioni. La larghezza è di 18 cm e l'altezza è di 22 cm. La profondità è di circa 6 cm. Il peso è di 807,3 grammi. Qui possiamo vederla a confronto con una Quick7. Vediamo ora gli interruttori che ci mette a disposizione. Le switch A, B, C, D sono a 3 posizioni. Anche le switch E e G sono a 3 posizioni. La switch F è a 2 posizioni e la switch H è momentanea. Nella parte anteriore abbiamo 2 potenziometri, in verità non mi sembrano molto stabili, ma visto che per i FPV non sono essenziali possiamo passarci sopra. Infine abbiamo uno slider sul lato sinistro e uno su quello destro. Ritornando sul frontale troviamo 6 trim. I trim 1 e 2 sono per lo stick destro. Il 3 e il 4 sono per lo stick sinistro. Mentre il 5 e il 6 non sono associati a nulla e possono essere riprogrammati su OpenTX in base alle nostre esigenze. I trim servono per aggiustare delle piccole imperfezioni che potrebbero avere gli stick, anche se è sempre preferibile regolare gli endpoint direttamente da OpenTX. Sotto il logo Radiomaster troviamo questi tasti dall'1 al 6 che sono da intendersi come parte di un interruttore unico a 6 posizioni, anche questo riprogrammabile su OpenTX. Nella parte centrale abbiamo lo speaker ed il tasto accensione. Poco più in basso troviamo l'occhiello in metallo per lo strap. La TX16S risulta essere ben bilanciata, purtroppo però non viene fornita nessuna tracolla che a mio parere è un accessorio quasi indispensabile. Io vi consiglio di prenderne una, se vi serve vi lascio qualche link in descrizione. Per finire abbiamo gli stick. La TX16S è presente in 2 versioni, quella con i gimbal All Sensor e quella con i gimbal normali. Il feeling dei gimbal è uguale per entrambe le versioni, tuttavia quelli All Sensor non risentono dell'usura e mantengono la precisione nel tempo. I gimbal standard invece, avendo un potenziometro, soffrono dell'effetto usura e tendono a perdere di precisione. Ovviamente però non si usurano dopo qualche utilizzo e prima che si possa notare una perdita di precisione potrebbe volerci molto tempo. In ogni caso il mio consiglio è quello di prendere la versione con gimbal All Sensor, sia per rimanere tranquilli sia perché secondo me non conviene risparmiare su questo aspetto. Per quanto riguarda il movimento degli stick ho trovato quello del gas molto fluido ed è una cosa che mi piace, mentre l'altro stick lo trovo leggermente rigido. Questo comunque non è un problema perché si può regolare la tensione delle molle dall'interno. La qualità generale di gimbal è passabile, magari però per i piloti più esperti ed esigenti potrebbe non essere il massimo. Sul retro della radio troviamo questa gomma semirigida per l'impugnatura che aiuta a non far scivolare le mani e garantisce una buona presa. Qui sopra abbiamo l'alloggio per i moduli esterni dove possiamo collegare il Crossfire. Il modulo TBS è pienamente supportato in tutte le sue velocità e per usarlo non occorre fare nessuna modifica. Per concludere sotto abbiamo il vano batteria, all'interno troviamo un case per 2 Lion 18650 che non vengono fornite in dotazione e vanno prese a parte.
Io mi trovo molto bene con le Samsung 30Q, in descrizione vi lascio qualche link nel caso vi servano anche le batterie. In alternativa è possibile usare una LiPo 2S, come vedete questa da 2200 mAh ci sta perfetta. Questo avviso ci informa di stare attenti a non invertire la polarità delle batterie, in quanto la radio non ha un circuito di protezione. Se quindi sbagliate la polarità, bruciate immediatamente la scheda interna. Da questo punto di vista quindi si poteva fare qualcosina in più, integrando un circuito di protezione. In questo modo si potevano evitare problemi nel caso le batterie venissero accidentalmente inserite con la polarità sbagliata. Vi ricordo che il positivo delle 18650 è quello con il bottone, mentre il negativo è quello con la superficie piana. Per quanto riguarda la ricarica delle batterie, questa viene gestita direttamente dalla radio tramite la porta USB sul fondo. Il circuito le farà arrivare a 8.4 volt, per batterie LiPo quindi nessun problema, ma dobbiamo fare attenzione con le 18650. Infatti alcuni modelli di Lion hanno una tensione nominale di 3.6 volt e possono essere ricaricate fino ad un massimo di 4.1 volt, che diventano 8.2 se sommiamo le celle. Questo significa che la radio andrà a ricaricarle oltre specifica ed è una cosa che non va assolutamente bene. Se avete questo tipo di Lion evitate di ricaricarle direttamente dalla radio, ma usate un caricatore esterno appropriato. L'ultima opzione che abbiamo è usare direttamente la batteria della Radio Master. Si tratta di una Lion 21700 da 5000 mAh. Questa batteria garantisce una grande autonomia e può essere caricata direttamente dal circuito interno senza problemi. Anche di questa vi lascio il link in descrizione. Nel fondo della radio abbiamo due porte seriali che possono essere usate per collegare dell'hardware esterno, come ad esempio un modulo Bluetooth o un modulo telemetria. Per FPV risultano cose inutili, quindi potete anche ignorarle. Se avete delle riceventi FrSky da aggiornare non potete usare queste UART, ma dovete usare la porta per i moduli esterni sul retro. Ho già realizzato un tutorial su come aggiornare le riceventi in questo modo ed è valido anche per la TX16S, se vi serve ve lo lascio linkato in descrizione. Qui troviamo lo slot per la microSD, Radio Master ce ne dà in dotazione una da 256 MB, taglio un po' piccolo ma per un radiocomando più che sufficiente. Qui troviamo un altro piccolo difetto della radio, togliere la microSD è una cosa complicata, solo con le mani non si riesce e dovete aiutarvi con un oggetto appuntito. Non solo estrarre la microSD è un problema, ma potrebbe esserlo anche inserirla di nuovo. Infatti se non state attenti e la piegate leggermente in basso vi va a finire dentro la radio e dovete smontarla per recuperare la scheda. Come vedete è capitata anche a me ed ho fatto una foto per immortalare questo triste momento. Perlomeno la radio non è complicata da aprire e quindi l'SD si recupera facilmente. Concludiamo la panoramica della radio con la parte superiore. Qui abbiamo l'antenna 2.4 GHz che può essere ruotata per avere la posizione ottimale. L'antenna è fissa e non può essere smontata. In questo punto abbiamo la porta trainer ed un'altra USB. Questa serve per collegare la radio al PC per aggiornarla o usarla con il simulatore. La posizione nella parte superiore risulta essere comoda e il filo non intralcia quando siamo di fronte alla scrivania. Adesso è venuto il momento di accendere la radio. Come vedete nel display compare No SD card, questo perché nella radio non è stata inserita la microSD. Infatti la Radio Master per funzionare ha bisogno che la microSD sia inserita nello slot. Per me questa è una cosa abbastanza grave e la trovo come un difetto, perché dover legare il funzionamento della radio alla presenza della microSD è una cosa che secondo me si poteva anche evitare. Rinserisco la microSD facendo attenzione a non farla cadere dentro e riaccendo la radio. Benvenuto su OpenTX. Ok, questa volta funziona. Come avete sentito ci sono delle voci custom già installate, si tratta del pacchetto voci che ho realizzato, se non l'avete ancora scaricato in descrizione vi lascio il mio video che contiene il link. Il display della TX16S è un TFT a colori da 4.3 pollici, mentre sui lati ci sono i tasti funzione. Il tasto SYS serve per entrare nel menu di sistema, mentre questi tasti sono per navigare. Abbiamo il tasto indietro, pagina a destra, pagina a sinistra e telemetria.
Sull'altro lato abbiamo il tasto MDL che serve per il menu modelli e la rotella per navigare all'interno delle varie pagine. La rotella è in metallo e può essere cliccata per confermare. Con i tasti strutturati in questo modo risulta molto semplice e veloce navigare all'interno dei vari menu che ci offre OpenTX. Il display a colori è molto comodo da usare e rende l'esperienza di utilizzo della radio piuttosto piacevole. Il display della TX16S è touchscreen. Al momento questa funzionalità non è ancora pronta, ma da OpenTX 2.4 tutte le radio con schermi touchscreen potranno essere usate anche in questo modo. Come abbiamo detto all'inizio, la Radiomaster TX16S è una radio multiprotocollo ed in particolare il suo modulo interno è un JP 4-in-1. Questo tipo di modulo ci dà la compatibilità con un elevatissimo numero di protocolli, ma in verità quelli che interessano a noi sono relativamente pochi. Infatti le riceventi in assoluto più utilizzate nei droni FPV sono quelle FrSky, come la RXSR o la XM Plus, che sono montate in molti droni RTF presenti in commercio. Un altro protocollo molto diffuso è quello FlySky, infatti riceventi come IA6B, X6B o A8S sono molto utilizzate in ambito FPV e anche queste sono presenti in molti droni RTF. Una minima parte di utenti potrebbe avere delle riceventi Spectrum, mentre per quanto riguarda tutti gli altri protocolli, se non avete droni giocattolo difficilmente andrete ad utilizzarli. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, ed una delle domande che si fanno più spesso è se sia meglio questa o la QX7. Con l'uscita della TX16S il modello FrSky perde un po' di senso e la proposta Radiomaster, seppur con i suoi difetti, risulta essere più vantaggiosa della concorrenza. Se confrontiamo le due radio con gimbal normali, la Radiomaster ha un prezzo migliore. E anche se confrontiamo le versioni con gimbal All Sensor, il prezzo della Radiomaster rimane più basso. Seppur la Taranis QX7 sia una radio senza particolari difetti e con una qualità costruttiva superiore, ad oggi è difficile stabilire se questa sia ancora da preferire alla TX16S. Personalmente tra le due in questo momento prenderei la Radiomaster, conscio del fatto che tolto il display a colori e il prezzo più basso, non c'è un altro singolo aspetto che me la faccia preferire all'FrSky. Se a questo punto avete deciso che la TX16S è la radio che fa per voi, rimane da capire quale scegliere. Infatti, come abbiamo visto inizio recensione, ci sono tre modelli, quella standard, quella con gimbal all sensor e quella all sensor più crossfire. Il mio consiglio è di prendere possibilmente la versione con crossfire, questo perché il modulo TBS assicura la massima portata e stabilità del segnale che possiamo ottenere con questi sistemi. Chiunque faccia FPV è d'accordo sul fatto che il TBS Crossfire sia il modulo che garantisce la maggior sicurezza ed è praticamente una tappa obbligatoria se andrete avanti con questo hobby. A questo punto, visto che l'offerta è vantaggiosa, prenderlo subito non è una cattiva idea, anche perché delle volte il modulo non si trova facilmente, quindi potreste trovare difficoltà se decidete di prenderlo in seguito. In conclusione mi sento di dire che la Radiomaster non è una radio definitiva perché si porta dietro tutta una serie di difetti dati dalla sua natura economica, infatti gli utenti più esperti ed esigenti potrebbero non trovarla all'altezza delle loro aspettative. Tuttavia a mio parere la Radiomaster TX16S è una radio sufficientemente buona per chi si avvicina a questo hobby e offre tutto quello che serve a chi cerca la sua prima radio e vuole un prodotto versatile e al passo coi tempi. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.